Benvenuti, io sono Monia, sono qui al Grand Hotel di Rimini per parlare di Federico Fellini, che sarà l'oggetto proprio del video di oggi. Federico Fellini, che aveva tanto caro questo luogo, lui stesso raccontava che quando la fantasia non era sufficiente, lui con la memoria tornava qui, tornava alle feste da ballo sulla terrazza, che poteva ammirare nascosto insieme ai suoi amici dentro ai cespugli di questo giardino. Il luogo che lo ha accolto poi quando era adulto è già famoso grazie all'amicizia con il cavaliere Arpesella, proprietario del Grand Hotel, che gli riservava sempre una suite. È un edificio che risale al 1908, che è al centro della marina di Rimini, e da qui, facendo pochi passi, si può raggiungere il molo di Rimini. Il bagno del Grand Hotel non ha numerazione, si trova però tra il numero 9 e il numero 8, quindi il numero possiamo interpretarlo come un 8,5, un riferimento a uno dei film straordinari del maestro Federico Fellini. Siamo al molo di Rimini, la Palata come la conosciamo qui a Rimini, il luogo delle passeggiate in solitaria, perché no in inverno, di sera, ma anche in gruppo, come Federico Fellini ci racconta ad esempio in una sequenza dei Vitelloni, che ricorda anche quella passeggiata durante la quale lui e i suoi amici avevano poi chiesto di essere fotografati prima che lui proprio nel 1939 partisse da Rimini per trasferirsi a Roma. E da qui, dal molo di Rimini, in Amarcord, partono le barche che poi prenderanno il largo per andare a vedere il passaggio del Rex. Babbo! Il Rex! Il Rex! Viva il Rex, la più grande realizzazione navale Una situazione un pochino mortificante, non mi viene in mente di andare al cinema, è una specie di rituale, di abitudine. Federico Fellini è nato a Rimini nel 1920 e nel 2020 avremmo voluto inaugurare il museo dedicato a lui. Non è stato possibile a causa della pandemia, però nel 2021 il Fellini Museum è stato inaugurato finalmente. Si compone di 3 sedi, 2 palazzi e la Piazza dei Sogni che li raccorda. Una di queste sedi museali è proprio il Palazzo del Fulgor, dove mi trovo adesso. In questa sala sono esposte le locandine originali di tutti i film di Federico Fellini, dal primo, quindi Luci del Varietà in coregia con la Tuada e poi Lo sceicco bianco, fino a La voce della luna, l'ultimo film. Sono tutti originali e ci mostrano ancora le pieghe che hanno creato appunto le permanenze dentro i cassetti della Cineteca. Il museo si trova alle spalle del Cinema Fulgor, il cinema dove Federico Fellini vide il suo primo film quando era bambino. Entrava poi spesso qui grazie ad un accordo che gli permetteva di entrare gratuitamente in cambio dei disegni. Fellini infatti era abilissimo nel disegno e realizzava le caricature degli attori che recitavano nei film che venivano proposti. Siamo al Castel Sismondo, la sede più spettacolare del Fellini Museum, la sede in cui noi vediamo le installazioni ispirate ai film e tanti anni di carriera del maestro. Si parte dagli inizi di Fellini e poi abbiamo il primo film che venne premiato con un Oscar, La strada, che ci dà anche modo di sondare il rapporto con la sua musa ispiratrice, moglie Giulietta Masina. Poi il mondo invece maschile, ricordato dalla presenza di Marcello Mastroianni. Si affrontano diverse tematiche nei 3 piani del castello, quindi nelle 14 sale, il tema del mare, il tema dei sogni, la magia,
ma anche la storia d'Italia, perché vengono accostate le scene dei film di Fellini alla realtà, proprio perché ci rendiamo conto che in realtà quello che lui ha fatto è stato raccontare la nostra storia in un modo talmente particolare e originale che spesso è proprio quello che ci sembra incredibile. In questo museo multimediale, che è l'unico museo dedicato ad un solo regista, le installazioni sono sonore e visive, ma ci sono anche dei costumi originali realizzati dal costumista Danilo Donati, i costumi di Roma con la sfilata di moda ecclesiastica. Siamo arrivati alla fine di questo straordinario percorso museale, del quale vi abbiamo naturalmente dato soltanto qualche suggestione. C'è molto di più da scoprire e allora per questo vi aspettiamo qui a Rimini. Arrivederci, a presto. Opera Streaming, in the heart of opera.